Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e a un nuovo episodio di Tarot Tips. Con questo video voglio continuare il discorso sulle letture che apparentemente non hanno senso. In un video precedente ho spiegato le ragioni principali che possono portare appunto a una lettura difficile, ostica, per cui non si riesce a trovare il senso e non si riesce appunto a interpretare le carte. In questo video invece voglio spiegare cosa fare nel momento in cui si ha di fronte delle carte che apparentemente non hanno nessun significato, nel senso non si riesce a combinare insieme. Soprattutto davanti a una carta in particolare che non si riesce a capire cosa c'entri con le altre, quando non possiamo appunto cambiare domanda perché stiamo leggendo di fronte a qualcun altro, possiamo cambiare stessa e né niente. Dei consigli pratici, 7 ne ho trovati che possono effettivamente esservi di aiuto. Dunque, innanzitutto relax. Il primo consiglio è quello di rilassarvi, perché quando vi trovate davanti a una carta che non capite o appunto una serie di carte in una lettura che non ha senso per voi, la prima cosa che scatta per chi non è abituato a leggere le carte è appunto avere un attacco di panico. Che è la cosa peggiore, perché da lì in poi non riuscirete più a leggere le carte di fronte a voi, vi chiudete proprio con delle paratie e non riuscite proprio a pensare, a comunicare con la vostra intuizione. Quindi quando vi trovate da chitto appunto in questo tipo di situazione, la prima cosa da fare è rilassarvi attraverso semplicemente un respiro o due, insomma, profondo. Magari se appunto leggete di fronte a delle altre persone, dite chiaramente che dovete pensare un attimo, rilassarvi, e quindi cercate di fare mente presente e rilassarvi attraverso un paio di respiri profondi, aiuta moltissimo. Il secondo suggerimento che vi do è quello di iniziare a cercare degli schemi ripetitivi. Nel senso, quando avete delle carte stese sul tavolo, potete notare se c'è un colore che prevale, e quindi cosa questo può significare, se c'è un seme che prevale, se c'è un numero che prevale, se c'è una maggioranza di arcani maggiori o di arcani minori. E quindi, come ho spiegato in un precedente video, potete iniziare a farvi un'idea di cosa si sta parlando, se ci sono molti arcani legati ai denari, è sicuramente la sfera materiale. Se ci sono le coppe, la risposta alla domanda del consultante risiede nella sua sfera emotiva e sentimentale, per dire. E quindi insomma iniziare a vedere se ci sono degli schemi, delle ripetizioni fra le carte che vi sono davanti. Terzo consiglio è quello di iniziare a parlare. Nel senso che è stato anche provato scientificamente che nel momento in cui riuscite a parlare, appunto magari descrivendo gli schemi davanti a voi, vedo una ripetizione di assi, quindi c'è un principio di un qualcosa, insomma il parlare stesso vi porta a comunicare con il vostro inconscio e quindi inizia ad aprire la intuizione. È un modo per non farvi prendere dal panico e per appunto riuscire a riconnettervi con il vostro inconscio e quindi a connettervi con le carte. È un modo per appunto rilassarvi e vedrete che funziona veramente. Il quarto suggerimento appunto è quello di descrivere quello che state guardando, quello che state vedendo. Per esempio la carta che vi rimane particolarmente difficile,
la prendete in mano e la descrivete, come in questo caso. Questa carta mostra appunto un uomo, probabilmente un agricoltore, che ha piantato una pianta nel suo orto e sta aspettando i frutti. Dopodiché potete anche aggiungere, quindi evidentemente c'è un qualcosa che voi state aspettando, avete seminato e state aspettando pazientemente la possibilità di raccoglierne i frutti. Raccogliere i frutti del vostro lavoro, per dire. Dovete, nel momento in cui descrivete la carta, vi verrà anche in mente come questa potrebbe appunto combinarsi alla situazione del consultante, alla sua vita e alla domanda. E un altro consiglio, appunto, quello di notare la prima impressione che vi dà la carta. Per esempio, questa che impressione può darvi? Di pazienza, comunque di forza, di costanza, un'atmosfera rilassata, sicura di se stessa, questa persona. Insomma, cercate di cogliere le impressioni che la carta stessa vi dà. Dipende da mazzo a mazzo, perché appunto ogni mazzo ha un artista diverso, quindi dà delle impressioni diverse anche in base ai colori, a come sono rappresentanti i vari caratteri. Per esempio, questa qua ovviamente dà un'impressione diversa, no? Quindi i colori scuri, il blu, il nero, dà un senso di cupezza, per quanto mi riguarda, per esempio, no? Dà proprio l'idea di un incubo, di una ansia, ecco. Quindi cercate di cogliere proprio l'impressione che la carta suscita in voi a livello emotivo, a livello anche intuitivo. E poi ovviamente non è una cosa da fare spesso, perché altrimenti vi porta molta confusione, però se proprio non riuscite, nonostante questi primi approcci, a dare un senso alla stesa o alla carta nello specifico che vi rimane difficile interpretare, potete chiedere al mazzo di chiarire ulteriormente e prendere un'altra carta, appunto, in modo da dare ulteriori spunti di interpretazione. Non lo fate spesso, questo è proprio un po' l'ultima possibilità, perché solitamente, soprattutto se siete all'inizio, può portare a ulteriori dubbi, ulteriore confusione mentale, appunto. Lo fate proprio se i primi suggerimenti, i primi approcci che ho suggerito non sono riusciti a sbloccarvi, ecco. E ultima cosa che invece potete fare tranquillamente è di chiedere al consultante se la carta ha senso per lui o per lei. Che cosa vuol dire? Che colui che legge le carte non è solitamente legge le carte a persone che non conosce, no? Quindi non conosce la storia del consultante, non conosce da dove viene, il background, eccetera, eccetera. E quindi è ovvio che magari quello che dicono le carte non ha senso per colui che legge le carte a volte, no? E quindi può però avere senso per il consultante che sa tutto il background. Quindi magari voi iniziate a descrivere la carta, date la vostra impressione, la vostra interpretazione, e chiedete al consultante cosa ne pensa, se ha senso per lui l'interpretazione che avete dato, e vedrete che molte volte, la maggioranza delle volte, avrà senso anche per il consultante. Cioè, per esempio, se voi non riuscite a mettere insieme queste due carte, potete dire al consultante, chiedere al consultante la sua opinione, ovvero: io vedo, per esempio,
vedo che c'è, che state aspettando il risultato di qualcosa, apparentemente siete molto fiduciosi, però vedo anche che molta paura, molta ansia. Non so effettivamente legare queste due situazioni insieme. Secondo voi, secondo lei, cosa può voler dire? Ha senso per lei? E vedrete che appunto molto spesso il consultante vi spiegherà chiaramente che sì, effettivamente è una lettura che risuona con la sua situazione, che in questo caso appunto è un'attesa in realtà non proprio tranquilla, ma anzi molto ansiosa, e così facendo magari riuscite ad avere un riscontro di prima mano da parte di chi si fa leggere le carte, e riuscirete anche a creare una interpretazione personalizzata delle carte, che va appunto al di fuori dei significati standard dati dai libri vari. Spero che questi consigli, questi suggerimenti vi siano utili. Fatemi sapere nel box dei commenti se avete altri dubbi anche. ehm, Scrivetemi tranquillamente. Se avete una carta in particolare che vi rimane difficile da interpretare, anche questo potete scriverlo nei commenti, sarò felice di dare alcune delucidazioni. Se vi è piaciuto il video e appunto vi è stato utile, mettete il like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e soprattutto attivate la campanella in modo da non perdere i prossimi tarot tips. A presto!